Ciao a tutti, buongiorno, Luigi Adreship. Oggi, anzi prima di cominciare, come sempre, dateci un like, iscrivetevi al canale, seguiteci su YouTube e non solo, siamo su tutti i social. Oggi vi posso annunciare che Catanabali, cantiere che noi sapete rappresentiamo, ha annunciato l'arrivo di un nuovo baby mi trovo incantato, visto che è una barca abbastanza grossa. Arriva il Bali 5.2, 52 piedi veri e 15 metri e 80 di lunghezza. Una barca che si va a collocare tra il Bali 4.8 ed il Bali 5.4. Una barca che mancava, una barca che chiaramente va a completare un range che è già completissimo, perché sappiamo che Catanabali c'ha il K-Smart che è un 38 piedi, c'ha il 40 che è un K-Space che è l'unico con le cabine trasversali, c'ha il 42, 44, 46, appunto il 48 e il 54, e poi c'è il 58 che è stato presentato un anno fa a Cannes. E quindi a distanza di un anno, perché la barca viene annunciata adesso ma verrà presentata a Cannes, quindi nei saloni autunnali, poi la vedrete anche a Genova, abbiamo effettivamente anche l'arrivo di questo nuovo 5.2, una barca che è un Bali a tutti gli effetti. Un Bali DNA Bali cosa vuol dire? Lo sappiamo e l'abbiamo detto più volte. È una barca che ha il portellone basculante a poppa, quindi l'open space, quindi non una parte interna, una parte esterna, ma un unico ambiente chiudibile con questo portellone, quindi niente teli da mettere. Metti i teli che arriva il temporale, hai finito di mettere i teli, è passato il temporale, togli i teli, perdi tempo, poi dopo una stagione i teli, le cerniere, sì. No, questo non c'è sul Bali, perché abbiamo il portellone basculante, si chiude e tutte le barche in produzione attualmente dal 38 fino al 58 e quindi anche ovviamente il 52 sono tutti open space e tutti con questo portellone basculante. L'altra caratteristica tipica di Bali è quella di avere questa porta che della navicella, quella che si chiama navicella, cioè l'interno, il ladinette, il salone, no, dell'imbarcazione, porta direttamente sulla prua. Prua che è su Bali rigida, anche questo lo sappiamo, DNA Bali a tutti gli effetti, rigida quindi senza trampolino. Possiamo dire che siamo stati pionieri, cioè Bali è stato pioniere, Olivier Ponsen, c'è un video sul canale in cui vi parlo di Olivier Ponsen, di questo personaggio che nella nautica insieme a Giuliani e a Schmidt sicuramente sono i tre che hanno fatto qualcosa, è stato un pioniere, perché se andiamo a vedere per esempio il nuovo Lagoon 43 si è balinizzato, si è iniziato ad aprire, se andiamo a vedere i competitor o i nostri concorrenti o i nostri colleghi, chiamateli come volete, vediamo che i trampolini davanti si stanno restringendo. Questa chiusura a prua che rende la barca più rigida, che questo ve lo spiego in altri video, che chiaramente rende soprattutto la barca più vivibile, perché sul catamarano, come dico sempre, abbiamo risolto i problemi di convivenza a bordo e su Bali ne abbiamo risolto ancora di più, perché abbiamo ancora più superficie, abbiamo ancora più metri quadrati calpestabili grazie all'open space e grazie, come vi dicevo, anche appunto al fatto di non avere il trampolino, perché poi sulla rete ci stai, piace vedere il mare, ma alla fine dopo un po' stai scomodo. Invece sulla cuscineria a prua ci stai veramente, puoi fare yoga, puoi prendere il sole, puoi metterti in ginocchio per buttare su un coziro, è tutto molto più, uno spi è molto più semplice. E poi la barca è più rigida, c'ha meno, non c'ha torsione e se c'è mare chiaramente batte di meno perché non c'è parcheggio. Ma torniamo al nostro 52, a questo 52 piedi vero, dicevo, una barca quindi col DNA a Bali, quindi con l'open space, con il frigo come a casa, con la porta per andare a prua, con il prendisole a prua completamente rigido, completamente solido, completamente chiuso, con la sua tavola a prua per essere una zona conviviale, una zona vivibile, con i due accessi per andare al fly, un fly anche questo molto ampio, con la possibilità poi di avere sempre dell'hard top. A poppa c'è l'altra possibilità di avere anche una plancetta, che anche quella su queste barche certamente io la consiglierei come anche l'hard top. Venendo poi alla navigabilità di questa barca, vediamo che verrà offerta, ed è la seconda barca di tutto il range che viene offerta in questo modo, non soltanto con l'autovirante, non soltanto col Solent, ma anche con un Geno sovrapposto. Quindi abbiamo il Solent e abbiamo il Geno sovrapposto. L'altra barca offerta con questa doppia possibilità è il K-Smart. È il K-Smart. K-Smart, il 38,
e il 52. Tutte le altre barche hanno solo l'autovirante. Ed è una barca che si pone certamente come una barca pensata sia per l'armatore privato, perché è possibile averla in 3 cabine, in 4 cabine, in 5 cabine, in 6 cabine, e per i charter. Allora l'armatore privato guarderà il 3 cabine, guarderà il 4 cabine, forse guarderà il 5 cabine, difficilmente guarderà il 6 cabine. L'armatore privato sarà interessato certamente ad avere una barca prestazionale, perché poi non è vero che Bali non cammina, siamo sempre nel mondo delle barche da crociera, siamo sempre nel mondo dei catamarani di grande serie, non stiamo parlando di Ocean Class, non stiamo parlando di di un Outremer, ma stiamo parlando di un Bali, stiamo parlando di barche come Lagoon, come Fontaine-Pajot, ma con il fiocco sovrapposto certamente ha quella potenza necessaria per andare meglio anche a vela. La proveremo certamente quando arriverà. E parlando sempre di interni, non solo abbiamo 6 cabine, più 2 cabine per l'equipaggio a prua, 2 cuccette, 2 cabine con l'equipaggio, con il loro bagno, eccetera. Ma a poppa, le 2 cabine a poppa, da quanto ho visto dal layout, e lo potete vedere qua, e c'è la possibilità di avere un terzo letto, quindi il letto matrimoniale e sopra un lettino che può essere un lettino per il figlio che vuole stare in cabina con i genitori perché magari è ancora piccolo, o può essere soltanto un posto dove vado a porre le valigie, dove vado a mettere le cose che durante la vacanza mi sono portato dietro, e quindi magari c'è qualcosa che tengo più a portata di mano. Gli interni del 52 avranno la stessa finitura del 58, quindi se siete venuti a Cannes l'anno scorso, o a Genova, o a Barcellona, o avete visto comunque, dove siete venuti, non lo so, a qualche porta aperta, avete visto il 52 avrà esattamente gli stessi interni. Cos'altro vi posso dire? Bah, noi siamo contenti perché certamente sarà un best seller. Abbiamo già delle richieste sulla carta, ci stanno già chiedendo questa barca, è una barca che ci mancava, era una barca che ci serviva, è una barca che va a completare un range, come vi dicevo, completissimo, è una barca che ha il DNA Bali, è una barca che certamente questo fatto di darci una barca che va da 3 a 6 cabine, una barca che ci dà sia l'autovirante che è una cosa che permette di andare incontro alle esigenze di tutto il mercato. Vi aspettiamo alla Gran Motte, lì ne parleremo soltanto, non la si vedrà ancora, ma poi vi aspettiamo chiaramente a settembre a Cannes e a Genova. Ma se volete informazioni sul 5.2 chiamateci che ve le daremo per una barca che a me, e certamente a settembre ve la mostreremo come tutte le nostre barche, e non solo, perché sapete che qua mi piace mostrare un po' tutto. Luigi Adreship, Bali 5.2, mi raccomando, vi aspetto. Ciao!